Prima di riprendere il viaggio, per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Nombre? Francisco. Cosa es questo barco? Estamos en la réplica de la nao Victoria, la réplica del barco que dio la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes Elcano. En 1519 a 1522 duró la expedición. Tenemos una nao, 26 metros de eslora, se puede visitar, nosotros somos la Fundación Nao Victoria y aquí lo que hacemos es tener este barco para que todo el mundo que pase pueda visitarlo. Está siempre aquí, permanentemente, en Sevilla, a la orilla del río Guadalquivir. Se puede visitar todas las cubiertas, incluido la bodega. Se puede ver qué comían, cómo se vivía a bordo, cómo se manejaba la nao, el camarote del capitán, cómo dormían, cómo vivían. Absolutamente todo, con carteles informativos, con objetos que representan los utensilios de comida, de cómo cocinaban. Se puede visitar, es como un museo. La visita cuesta 10 euros por persona, 5 euros para residentes nacidos en Sevilla y 5 euros para niños y para jubilados o mayores de 65. Y también incluye, además de visitar el barco, visitar nuestro museo, que está a 200 metros hacia adelante, donde se explica más la expedición, los preparativos, los antecedentes y cómo transcurrió toda esa gran gesta que fue la primera vuelta al mundo. Nombre? Nombre Manuel, soy el capitán. El capitán de esta nave. Primero tiraremos hacia el sur, iremos hacia el sur, después hacia el norte y después volveremos otra vez aquí. Los tramos del río Guadalquivir pues son varios. Aquí el primer tramo sería del puente de San Telmo al puente de las Delicias, después del puente de las Delicias a Triana, del puente de Triana al puente de la Pasarela Real, de Pasarela Real a la Barqueta y ya otra vez de vuelta otra vez aquí. ¿Cuántos años de este trabajo? 20 años. 20 años, ¿siempre sul Guadalquivir, sul río? No, alguna vez que otra también por el mar. ¿El mar? Sí, ¿Dónde? en el mar. En Motril, en el Mediterráneo, en el Atlántico también, en la zona del Golfo de Cádiz. ¿Más bonita Cádiz o Huelva? ¿Cuál es más preciosa? Cádiz quizá tenga más cosa cultural y Huelva también tiene mucha cosa cultural. Tengamos en cuenta que Huelva fue de donde partió Colón para conquistar las Américas, ¿no? Entonces allí tenemos lo que es el monasterio de la Rabia, donde partió Colón, que es una cosa digna de visitar. ¿Tú recuerdos de trabajo sul fiume? ¿Un recuerdo particular? El recorrido que se hace de Punta Umbría a Huelva, que se pasa por la marisma, es precioso, inolvidable, inolvidable. Raquel, tu fai parte dell'equipo? Sono parte dell'equipo, sì. Dell'equipo e della nave, e del barco. Esattamente. La Torre de Oro è una torre di controllo militare composta da 12 lati che si erge sul lungo fiume Guadalquivir di Siviglia. Venne costruita per ordine del califfo degli Almohadi Abu Yaqub Yusuf II per controllare gli accessi della città dal fiume Guadalquivir.
La torre faceva parte del sistema difensivo dell'Alcazar e della città almohadì, costituendo un notevole punto difensivo delle mura, atte a bloccare gli accessi o gli attacchi dal fiume. Era anche uno dei 2 punti di attracco del porto fluviale cittadino. L'altro punto di ancoraggio venne demolito o scomparve, probabilmente a causa di un cedimento durante il terremoto di Lisbona del 1755. Durante il Medioevo servì come prigione e poi come luogo di stoccaggio dei metalli preziosi, che venivano periodicamente importati dalla flotta delle Indie alla corona spagnola, l'equivalente dell'attuale Fort Knox, il forziere delle ricchezze statunitense. La torre oggi è importante per la città di Siviglia. È stata restaurata e ospita il Museo Navale, contenente incisioni, lettere, modelli, strumenti e documenti storici e del rapporto nei secoli della città con il suo grande fiume. Sicuramente tra le cose da non perdere, la crociera sul Guadalquivir, un modo veloce per raggiungere a bordo di un battello alcune delle bellezze di Siviglia, se avete poco tempo a disposizione. Il viaggio sul Guadalquivir parte dalla Torre de Oro, dove troverete il box office dove acquistare il biglietto a un prezzo molto conveniente. La mini crociera sul fiume Guadalquivir è sicuramente un'interessante esperienza da vivere, per ammirare tutti i principali monumenti da un punto di vista alternativo, comodamente seduti a bordo di un battello, come a Parigi. Con questa crociera navigherete il Rio, costeggiando il quartiere di Triana, passando sui tanti ponti cittadini, da quello di Isabella II, il più antico, in ghisa. Al ponte Alamiglio dell'architetto Calatrava, un capolavoro di ardita ingegneria. Osservare il monastero della Cartuga, da dove Cristoforo Colombo pianificò il viaggio oltreoceano. Fianco a fianco tanti appassionati di canoa di ogni età del circolo nautico. E al tempo stesso godersi la brezza del vento e osservare gli estesi murales impreziositi da opere di street art. Se poi volete provare l'ebbrezza del volo, è possibile osservare la città dall'alto, a bordo della mongolfiera statica del parco Isla Magica. In definitiva, un'esperienza da provare, per ripercorrere le vie su cui importanti navi e pionieri sono passati, alla scoperta di nuove terre oltreoceano. Amici di Walker Road, siamo a Siviglia, alla Isla della Cartuga. Stiamo per visitare, se è aperto, il padiglione del Marocco. Qui praticamente ci sono tutti i padiglioni di moltissimi stati. Questo stamattina dovrebbe essere aperto, dovrebbe essere interessante. C'è vicino quello aerospaziale, mentre alla mia sinistra c'è la Isla Magica, che è il parco divertimenti della città, con la mongolfiera e tante altre attrazioni, che però vi mostriamo solo da lontano.
Siamo al padiglione del Marocco, però contrariamente a quello che pensavamo, oggi non si può visitare perché è una fondazione privata, quindi la fondazione delle tre culture, quindi all'interno non è possibile visionare nulla se non questo esterno che potete vedere, che è una riproposizione in piccolo del Marocco, quindi della scultura, dell'arte Oudékar del Marocco. C'è la biblioteca all'interno, però bisogna essere della fondazione come che è privata. Per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video.